Ci svegliamo tardi. Io ho dormito poco e male. Oggi inizia l'attraversamento del Belucistan con la scorta armata, che ci ha già intimato di sbrigarci. Ci fissano a preparare le moto con il loro Kalashnikov in mano. Seri. Sono le 8 di mattina e ci sono già 26 gradi. Sono tesa, sono nervosa, non so proprio cosa aspettarmi. Ieri sera il comandante si avvicina a me e mi dice: Lady, non siamo più in Iran, puoi toglierti il velo che ti copre i capelli. Che sollievo. We'll see you next time. See you next time. Dammi gli occhiali veloce. Secca, che non si. Dammi gli occhiali. Che non si. Sto dicendo problematici questi italiani. Vero? Benzin? Full. Full. Eccoci al primo pieno di benzina della giornata. I 16 litri del serbatoio ci garantiscono comunque una buona autonomia. Mi sento osservata da chiunque incrocio. Ogni auto che si avvicina mi fa battere il cuore.
volato il bello a uno dei ragazzi e vedere l'ha recuperato. Il cartello stradale dice che davanti a noi ci saranno delle dune, ma come? Nel bel mezzo del nastro d'asfalto. Soffia un vento fortissimo, un vento laterale da sinistra e la Treccia sventola impazzita sulla spalla destra. Cerco di mantenere l'equilibrio. La strada è un lungo rettilineo, tanto meglio visto che mi devo abituare a guidare per la prima volta a sinistra. A tratti fa così caldo che mi gira la testa, mentre mastico granelli di sabbia che mi riempiono la bocca. Can we leave the motorbike here? Primo checkpoint. Dopo 120 km. 90 km di media, non è stato male. No, Qua strada caldissima, 43 gradi, cioè è iniziato... alle 9 era 32 gradi. Siamo partiti che erano 24 e ho visto 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 nell'arco di un'ora. Le dune, la sabbia che veniva verso la strada. Che a me qua graffiava un po' la faccia. Ah sì, graffiava. Sì, vento laterale a sinistra tantissimo, la moto faceva leva, faceva lela. E ci ho raccontato i documenti, aspettiamo la prossima auto che arrivi per il cambio. Via. Let's see.
bagno. Ad ogni cambio scorta, i nostri nuovi compagni di viaggio devono scaricare le bici e ricaricarle sul nuovo mezzo, sempre sotto il sole, ci sono 43 gradi. Sorprendentemente, finora abbiamo viaggiato a una media di 90 km/h, dietro all'Hilux che ci precede. È fatta, penso. Di questo passo arriveremo a quetta in giornata. Fanno i mattoni di fatto. Nel bel mezzo del deserto, lo specchietto sinistro esce dalla sede, danneggiato dalle varie cadute, e lo afferro al volo. Senza la scorta attorno non mi sento molto sicura. L'Afghanistan è lì, dista soli pochi chilometri da dove ci siamo fermati. Per fortuna che abbiamo le fascette nella cassetta degli attrezzi. Prima città troveremo una sbullone. Problem. Broken. Broken. So we did the boom. Let's hope Dalbandin. Dalbandin mechanic. Yes. One second. One second. Just a screw, okay? This is stuff. I Gazan stuff. 9 kilometer coming is stop. Stuff. Okay. Okay. Just a small. I was losing this. This one. No problem. It was like and I take it. Oh, I take it. reflex. It's broken. 6 kilometer. Yeah, it's fine. Yeah. Let's go. No problem. Guarda che bello.
aspettando il cambio auto e Ascolta. ci hanno offerto tè e zolletti di zucchero che loro ciucciano in bocca. Immaginatevi i problemi dentali. E un'oretta ci vorrà, hanno detto, siamo qua sdraiati studenti a pettoni Speriamo di arrivare stasera, quitta. e poi li vediamo di restarci su una notte possibilmente. Ma mi sa che ci fermeremo 2 da quello che ho capito. Perché il documento, l'NOC, non Objective Certificate, vale tipo dal giorno dopo. Shit, quindi mi sa che dobbiamo stare un'intera giornata. Vedremo. Avrei dovuto capirlo quando ci hanno offerto il tè caldo che non sarebbero stati 5 minuti di attesa. Solito controllo documenti, compilazione del registro di turno, abbiamo anche il tempo di appisolarci un po'. This is not. No, that's not good. My bike breaks like this. My bike breaks. Da quando sono entrata in Belucistan non c'è neanche l'ombra di una donna in giro per strada. Dove sono tutte le donne? Dietro a una corriera mi era sembrato di scorgerne una, ma era comunque tutta coperta. Pare che gli uomini da queste parti siano particolarmente protettivi.
qualche scritta. 3828. Costata, Costata. Thank you. Per ragioni di sicurezza, dicono, stasera non arriveremo a Quetta, d'altronde con tutte le ore perse nei vari cambi di scorta saremo arrivati ben oltre il tramonto. Stanotte dormiremo invece nella stazione di polizia ad Dalbandin, che raggiungiamo alle 4:30 dopo aver fatto il pieno alle moto, circa 18 euro, 24 litri. Parcheggiamo all'interno, proprio accanto alla prigione, che è divisa in due sezioni, una ampia all'esterno su cui si affacciano gli ingressi con le sbarre ad altre 3 stanze più piccole che sembrano affollatissime. Scopriamo più tardi che quelle sono riservate ai talebani più pericolosi. Vi lascio immaginare come mi guardano quando mi tolgo il casco. Sono in galera e li sto filmando. Sono cresciuta nelle caserme per via di mio papà, ma mai avrei immaginato che avrei dormito sul tetto di una di queste in Pakistan, a pochi chilometri dall'Afghanistan. Adesso vi faccio vedere dove ha dormito Francesca.